Nuovo video per la serie recensioni Barbie The Movie. Oggi siamo qui con il Ken asiatico e con il Ken sui roller. Avrei sicuramente preferito recensirvi il Ken sui roller assieme alla Barbie con i roller, ma mi sono arrivati in due momenti molto distanti tra loro e quindi la Barbie roller l'avevo già recensita. Ma visto che sembrano comunque due Ken molto belli, passiamo subito a vederli, anche se la coppiata effettivamente potrebbe risultare un pochino strana. Anche oggi siamo qui con un Ken Signature e con un Ken Playline, lo possiamo notare subito dalle loro scatole che sono una un pochino più grande, una un pochino più piccola, e vi dico anche subito che se foste interessati ad acquistare questo Ken asiatico lo potete trovare allo stesso identico prezzo dei Ken e delle bambole Playline nel link che vi lascio qui sotto. Non è un'affiliazione, è solamente una cosa che ho scoperto. È lo shop italiano di Mattel, dove appunto questo Ken, seppur Signature, è l'unica bambola Signature tratta dal film che passa al prezzo della Playline. Ho il dubbio che la motivazione non sia tra le migliori, perché penso che abbia questo prezzo per il fatto che essendo asiatico vende meno degli altri, ma non voglio pensare che sia così e voglio assolutamente pensare che ci sia sotto un altro motivo. Ma in ogni caso, se vi interessa, qui sotto lo trovate appunto a prezzo Playline. Dicevo comunque che vediamo la differenza da Playline a Signature grazie alle loro scatole, perché anche in questo caso abbiamo delle leggere differenze. La scatola Playline è leggermente più piccola, la scatola Signature ha anche i bordini laterali colorati e questa BD Barbie dal finish glitterato. Nella parte inferiore hanno entrambi la scritta Barbie con questo effetto specchio olografico, completamente identica sia per l'uno che per l'altro. Entrambi i lati delle scatole sono completamente uguali con i soliti disegni e anche il retro di entrambe le scatole è completamente identico. C'è solamente una piccola differenza. Sulla scatola del Ken asiatico, essendo stato acquistato in Europa, troviamo un sacco di traduzioni in lingue diverse, invece nella scatola del Ken con i roller, essendomi arrivato direttamente da Mattel Creations, c'è solamente la scritta in inglese. Ma dopo aver perso tutto questo tempo a parlare delle loro scatole, corriamo subito ad unboxare. Per primo inizierei a guardare il Ken asiatico, quello con la tutina bianca e oro, che devo dire mi avete convinto voi ad acquistare, ma è molto molto carino. Il suo viso ha ovviamente questi tratti asiatici, quindi gli occhi un pochino più piccolini, a mandorla leggermente allungati, le sue sopracciglia sono molto 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 folte e piene di peli, sembrano composte quasi interamente da dei peli. Sul lato sinistro del suo viso troviamo una linea di nei che ricordano esattamente quelli dell'attore a cui è ispirato, e devo dire che secondo me questo Ken assomiglia davvero moltissimo all'attore. Non abbiamo del blush ma solamente degli zigomi molto pronunciati, e sulle labbra c'è questo colore quasi violaceo, quasi malva, per enfatizzare le labbra e farle sembrare naturali. I suoi capelli sono un ammasso unico di gel. Abbiamo questa riga laterale con tutto il ciuffo che passa qui sopra molto voluminoso fino a scendere praticamente dietro al suo orecchio. Anche nella parte sul retro sono tutti completamente ingellati, sono talmente pieni di gel che sembrano una pietra. La fibra chissà come sarà, ma sono comunque completamente neri e sì, richiamano l'acconciatura del Ken nel film. Il suo look è tutto un pezzo unico ed è composto da questa tutona completamente bianca con alcuni dettagli oro. Nella parte superiore, qui sul petto, possiamo vedere questa cappa di Ken completamente dorata. Le maniche sono realizzate di un tessuto davvero molto carino, bianco, con tutti questi finti glitter dorati che mi piacciono da morire. È quasi più riflettente che glitterato, ci sono anche i polsini realizzati molto bene, sempre bianchi, e qui al centro abbiamo questa cerniera che forse per la prima volta in una bambola di Mattel è una vera cerniera. Infatti possiamo aprirla e chiuderla proprio come una vera cerniera. Io non me lo aspettavo. Se lo guardiamo anche sul retro possiamo vedere che infatti, essendo quella una vera cerniera, non ha nessuna apertura e nessun velcro. Questa tutina mi piace davvero un sacco perché sembra davvero una vera tuta, semplicemente a grandezza Barbie. In vita c'è questa cucitura che unisce la parte superiore ai pantaloni che non hanno molti dettagli, ma troviamo queste vere tasche con il bordino realizzato con lo stesso tessuto della manica, e poi lungo tutto il bordo delle gambe c'è questo bordino dorato, molto più dorato confronto alle maniche, e anche questo molto carino, semplice ma ci sta, effettivamente era semplice anche nel film. Una cosa che probabilmente avrei realizzato un pochino meglio sono le sue scarpe, perché non c'è una destra, non c'è una sinistra, sono identiche entrambe, completamente bianche e non hanno alcun dettaglio colorato. Non ho controllato bene come fossero le scarpe nel film, ma almeno dare una tridimensionalità ai lacci, mettere una destra e una sinistra, non lo so, un qualcosina secondo me potevano farlo.
soprattutto visto che questa bambola è una bambola signature. Con lui, essendo da collezione, arriva lo stand completamente dorato, di plastica dorata perlata, e l'asta ha il classico gancetto trasparente. Ovviamente anche in questo caso lo stand è completamente rivolto in avanti. Non riesco proprio a capire come mai Mattel realizzi tutti gli stand in questo modo ultimamente, ma per farlo stare in piedi dobbiamo tenerlo praticamente sul bordo dello stand. Chi mi saprà mai spiegare il motivo di questa scelta lo ringrazierò tantissimo. Con lui arriva ovviamente il certificato di autenticità, che è sempre questo fogliettino all'interno di questa bustina di plastica con il logo Barbie e qui la scritta. Questo certificato garantisce che la tua bambola Barbie è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. Mi avrebbe fatto piacere che in questo caso avessero scritto la tua bambola Ken, ma sappiamo che comunque Barbie e lui è sempre solo Ken. Ma passando invece al Ken sui roller, per il quale ho preso in prestito lo stand del Ken asiatico, perché lui arriva ovviamente senza stand, devo dirvi che lo trovo molto carino, probabilmente perché ho lo stesso outfit preso da Primark e perché mi piace che sia tutto colorato con tutto questo rosa? Forse. Il suo viso è il classico viso di tutti i Ken tratti dal film Barbie The Movie. Non ha assolutamente niente, ma proprio niente di diverso, occhi azzurri, sopracciglia folte definite, labbra aperte in un sorriso e questo mold che dovrebbe ricordare Ryan Gosling ma che non lo ricorda. In testa indossa invece questa visiera che è praticamente identica a quella della Barbie Roller, di base completamente fucsia, con sopra proprio la visiera questa specie di arcobaleno disegnato con questi diversi colori. Anche i suoi capelli, come il Ken di prima, sono completamente un ammasso unico di gel, ma proprio sono durissimi. Sono praticamente più duri i capelli in confronto alla visiera, sono tutti raccolti indietro, forse ha una riga laterale, sì, da qui si può vedere che è una riga laterale col ciuffo indietro. Niente di speciale e sono completamente biondi. Il suo look è composto invece da vari pezzi e per prima cosa guarderei questo gilet, questa specie di giacchetta senza maniche, che è realizzata con un tessuto che ricorda del raso, molto semplice, non riesco a capire se sia un tessuto di qualità oppure no. Ha questo pattern con tutti questi colori, il colletto è realizzato abbastanza bene, molto semplice ma ci sta, non è foderato all'interno, ma nella parte qui in vita hanno aggiunto questo elastico per fare in modo che rimanga voluminoso invece nella parte del busto. Sotto a questo gilet giacchetta, chiamatela come volete, indossa questa canotta semplicissima, fucsia, che è talmente fluo che in camera non si percepisce, vi giuro è un colore che spacca gli occhi e per questo è stupendo. Questa canotta però non è removibile tramite del velcro sul retro, ma si potrà solamente sfilare dalla sua testa, proprio come se fosse una canotta vera. In questo caso non darà problemi perché è molto elasticizzata e con lo scollo molto ampio, ma avrei comunque preferito un pochino di velcro per facilitarci nello spogliarlo e rivestirlo. I pantaloncini che indossa sembrano quasi un costume, sono dello stesso tessuto della giacchetta di prima, con anche lo stesso identico disegno, che ovviamente, se vi ricordate, è perfettamente abbinato al pattern che aveva anche Barbie sul suo costume. Qui possiamo anche subito vedere che troviamo un altro colore fluo sul suo marsupio, che credo sia un accessorio riciclato, in questo caso è di questo giallo verde acido, senza dettagli colorati ma solamente stampati. Sulle braccia non indossa alcun tipo di gomitiere, come invece indossava Barbie, ma possiamo vedere che indossa questi polsini, che sono semplicemente dei bracciali di plastica con una texture opaca che appunto dovrebbero ricordare dei polsini. Carini e li troviamo su entrambi i polsi. Per fortuna però indossa le ginocchiere che hanno lo stesso identico stampo di quelle di Barbie, ma sono sicuramente un pochino più grosse, avendo lui le gambe molto più muscolose e di conseguenza avendo bisogno di una misura diversa, di una taglia diversa di ginocchiere. Semplici, le abbiamo già viste su Barbie, non hanno niente di nuovo, come non hanno niente di nuovo neanche i suoi pattini, che anche in questo caso sono leggermente più grandi confronto a quelli di Barbie, ma sono esattamente identici. Infatti sono fatti di questo giallo verde acido che abbiamo visto anche sulle ginocchiere, con lacci e cinturina colorata di fucsia. Nella parte frontale troviamo la marca di chi le ha realizzate, che è Impala, che ritroviamo anche qui su un lato. Anche le ruote sono fucsia e girano veramente. Tutti questi colori così fluo mi stanno mandando in crisi la fotocamera. Devo dire che questi due Ken mi piacciono molto entrambi, anche se forse esteticamente quello asiatico effettivamente risulta un pochino più signature, proprio per lo stile estetico che ha, ma per come è stato realizzato forse mi sembra quasi più signature, ma proprio se dobbiamo scegliere quale sia più signature tra i due, quello roller, perché ha più accessori,
perché ha più pezzi del vestito. Sicuramente l'asiatico ha dei dettagli fatti molto meglio, come ad esempio i bordini delle taschine, le maniche, la stampa della cappa sopra il petto, ma comunque risulta davvero semplicissimo, a differenza di questo Ken con i roller che invece ha diversi pezzi di abbigliamento con sicuramente dei tessuti un pochino più scadenti probabilmente, ma anche con molti accessori in più e soprattutto con questi pattini che sono davvero realizzati benissimo. Quindi se vi piacciono sicuramente ve li consiglio, assolutamente tutti e due. Come vi dicevo prima, l'asiatico lo potete trovare al prezzo Playline sullo shop Mattel Italia, trovate comunque il link in descrizione. Invece per il Ken Roller, se riesco vi lascio in descrizione il link Amazon, sperando che sia ancora disponibile. In ogni caso ragazzi, sono comunque due bei Ken, molto fedeli a quello che sono nel film, anche nella loro semplicità. Adesso però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e anzi fatemi sapere quale preferite tra i due. Se il Ken oro asiatico oppure il Ken roller. Io ragazzi in questo caso vi giuro non saprei scegliere. Sapete che non amo particolarmente i Ken, ma questi due Ken mi piacciono davvero molto. Uno perché ha una tuta che pur essendo una tuta risulta molto elegante, l'altro invece perché è tutto completamente fucsia fluo e già questo mi fa impazzire e perché è molto più accessoriato. Quindi aspetto tutti i vostri commenti qui sotto. Nel frattempo spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile, le solite cose, vi abbia fatto compagnia. Se ci sono riuscito lasciate qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi va, seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. E vi ricordo anche di taggarmi in una storia quando fate acquisti bambolosi, che sono davvero curiosissimo di farmi gli affari vostri. In più, sotto Natale, se ricevete dei regali, pubblicateli e taggatemi. Intanto ragazzi, come sempre vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.